Buongiorno Canà! Comodi, comodi! Buon lavoro! Salve, buongiorno. Tutto coincide alla perfezione, eh? Sperone, io sto parlando, per cortesia. L'abbiamo visto, il presidente e la presidentessa. Allora. Benvenuti, cari ascoltatori della Soffitta di Pippo. Oggi ci portiamo direttamente nel mondo del calcio italiano degli anni '80. Tra campi polverosi, spogliatoi carichi di tensione e quel tocco irresistibile di fascino e sensualità che non può mai mancare. Parliamo di L'allenatore nel pallone, una commedia che, grazie al tocco geniale di Sergio Martino e al talento comico di Lino Banfi, è entrata nella storia del cinema italiano. E, ovviamente, non mancheremo di parlare della splendida Licinia Lentini, che con il suo ruolo di Marilde Borlotti aggiunge al film una carica di bellezza e mistero che cattura ogni spettatore. Comunicare la mia decisione anche all'interessato, il nome di cui è Oronzo Canà. Ma non le pare che sia una mossa un po' azzardata per poter sperare in un campionato tranquillo? In fondo, con tutto il rispetto per Canà... L'allenatore nel pallone, diretto da Sergio Martino, è uscito nelle sale nel 1984, portando con sé un'ondata di ironia e umorismo sul mondo del calcio. Martino, che ha spaziato tra i generi più vari, dai poliziotteschi ai gialli, è riuscito qui a centrare perfettamente l'obiettivo: creare una commedia divertente e satirica che prende di mira il mondo del calcio, un ambito allora serissimo per il pubblico italiano. Con questo film Martino si è immerso nella cultura calcistica, toccando temi come la pressione dei tifosi, i giochi di potere dei dirigenti e le strategie calcistiche più bizzarre. L'ambientazione e l'approccio satirico offrono uno spaccato dell'Italia degli anni '80, con un occhio a tutte le sue manie e debolezze. Ma no, sei avete preso per un coglione? Ma no, sei Avete preso per un coglione sotto la mano, mi fa male! Il protagonista è Oronzo Canà, un allenatore di calcio interpretato da Lino Banfi, alle prese con l'incarico di allenare la Longobarda, una squadra neopromossa in Serie A. Oronzo è un allenatore improbabile e alquanto sprovveduto, che si ritrova catapultato in un ambiente spietato. Il suo presidente, il commendator Borlotti, interpretato da Camillo Milli, ha in realtà un piano nascosto. Vuole che la squadra retroceda, per evitare i costi esorbitanti della Serie A. Ignaro di tutto ciò, Oronzo mette in campo la sua Bizzona, una tattica assurda e improbabile, mentre tenta disperatamente di vincere qualche partita e portare la Longobarda alla salvezza. Tra situazioni comiche e dilemmi assurdi, Oronzo si trova a fronteggiare squadre fortissime e allenatori agguerriti, in una lotta continua contro l'imbarazzo, la frustrazione e le risate. Lei è un disoccupato, lo sa! Lei è un cornuto, lo La sceneggiatura riesce a catturare l'essenza del calcio italiano, allora un fenomeno popolare e molto sentito. E il personaggio di Oronzo, così goffo e lontano dai tecnicismi calcistici, rappresenta la figura del personaggio comune in un mondo di competizioni estenuanti e talenti fuori dal comune. L'allenatore nel pallone non sarebbe lo stesso senza il cast straordinario che lo anima. Lino Banfi dà vita a un Oronzo Canà irresistibile e autentico, un allenatore dai modi semplici ma dal cuore grande. Il presidente Borlotti, interpretato da Camillo Milli, aggiunge quella vena di cinismo e comicità che dà il tono a molte delle vicende tragicomiche del film. Altri membri del cast, come Andrea Roncato e Gigi Sammarchi, contribuiscono con la loro presenza comica a creare un ambiente di complicità e leggerezza. Ma è Licinia Lentini a portare sullo schermo quella dose di eleganza e sensualità che rende il film ancora più interessante. Lei interpreta Marilde Borlotti, la moglie del presidente della Longobarda. Con la sua bellezza disarmante, Marilde è una figura seducente, misteriosa, che incarna la femminilità affascinante e un po' inaccessibile degli anni '80. Licinia riesce a dare al personaggio quel tocco di mistero e ironia che bilancia perfettamente il tono comico del film. Marilde rappresenta il prototipo della donna raffinata, che si muove con eleganza e riesce a catturare l'attenzione con uno sguardo o un gesto. Il film è girato in alcune delle località italiane tipiche, dai campi di calcio ai paesini, che riescono a dare l'idea di un'Italia di provincia legata alla passione per lo sport. Molte scene sono girate tra Lazio e Campania, includendo stadi e ambientazioni tipiche di una squadra di serie inferiore che si trova improvvisamente in Serie A,
con tutto il contrasto tra la semplicità dei luoghi e l'ambizione delle squadre. Al momento della sua uscita, L'allenatore nel pallone ha riscosso un notevole successo, diventando immediatamente un cult tra i tifosi di calcio e gli amanti della commedia italiana. La figura di Oronzo Canà è diventata leggendaria, tanto che molte delle sue battute e dei suoi modi di fare sono ancora citati oggi. La celebre B-zona e i vari stratagemmi inventati da Canà per cercare di arginare la superiorità delle altre squadre sono entrati nell'immaginario comune, rendendo il film uno dei più amati della filmografia di Lino Banfi. La presenza di Licinii Alentini ha lasciato un segno particolare, poiché il suo personaggio di Marilde Borlotti è stato interpretato come un richiamo all'ideale femminile di quegli anni, sofisticato e un po' enigmatico. La sua figura ha sicuramente contribuito al fascino del film, creando quella combinazione unica tra comicità e glamour che rende la commedia memorabile. Guardando L'allenatore nel pallone è impossibile non lasciarsi trascinare dalle situazioni comiche e dai dialoghi divertenti che dipingono un mondo calcistico surreale ma profondamente realistico. Sergio Martino ha saputo creare una pellicola che, dietro la leggerezza della commedia, offre anche una critica velata al mondo dello sport e ai suoi meccanismi. Banfi è perfetto nei panni di Oronzo Canà, il personaggio che tutti vorrebbero come amico, ma che nessuno vorrebbe come allenatore. E la bellezza di Licinii Alentini dona un tocco inconfondibile al film. Il suo personaggio rappresenta la femminilità degli anni '80, un fascino un po' irraggiungibile che aggiunge al film quella componente sensuale e sofisticata che tanto piace al pubblico. Ogni scena con Marilde Borlotti diventa quasi un piccolo spettacolo a sé, rendendo questo personaggio un'icona di eleganza e fascino. E siamo giunti alla fine di questo viaggio tra risate, campo e fascino. L'allenatore nel pallone rimane un film che continua a farci sorridere, riflettere e ricordare quell'Italia che ha saputo fare commedia con stile e intelligenza. Se ancora non l'avete visto, è giunto il momento di rimediare, e se l'avete già visto, ogni occasione è buona per rivederlo, anche solo per rivedere la splendida Licinii Alentini nei panni di Marilde Borlotti. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata qui, alla Soffitta di Pippo! La soffitta di Pippo, un mondo magico è, tra film e bellezze che non scordi mai, lo sai bene che, tra risate e misteri, la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. Iscriviti al canale, non te ne pentirai, nella soffitta di Pippo emozioni troverai.